e prepariamo la nostra variante semplicemente adagiando una metà bella aperta come questa su uno dei lati della pallina. Arrotoliamola. Oggi vi mostrerò come preparare questi tartufini di origine brasiliana, buonissimi ma anche facili da preparare e per questo perfetti per San Valentino. Questi tartufini sono popolarissimi in Brasile, dove non possono mancare alle feste di compleanno e anche ai matrimoni. Se avete degli amici brasiliani o se avete visitato il Brasile, li avrete provati almeno una volta e sono sicura che dopo il primo ne avrete mangiato immediatamente un altro. Ho deciso di mostrarvi come preparare 3 diversi tartufini brasiliani, brigadeiro, bicho jeté e beijinho, tradizionali più qualche piccola variazione. Iniziamo con il primo tartufino, il brigadeiros, probabilmente più famoso dei 3. Come sempre troverete la lista degli ingredienti in descrizione. Per preparare il brigadeiros versate in un pentolino 400 g di latte condensato, stando attenti a pulire bene il contenitore perché il latte condensato è molto appiccicoso. Poi aggiungete anche 15 g di burro ed infine 40 g di cacao amaro e cuocete a fuoco lento. È molto importante mescolare in continuazione. E lo so, è un po' noioso, ma il latte condensato tende ad attaccare al fondo della pentola e a bruciarsi molto facilmente. Armatevi di pazienza perché dovrete mescolare per circa 15 minuti. Questi dolcetti, il cui nome in italiano significa brigadiere, sono stati inventati negli anni 40 per supportare la candidatura a presidente del brigadiere Eduardo Gomes. Visto che in quel periodo latte fresco e zucchero erano difficili da reperire in Brasile, per questi dolcetti venne usato il latte condensato. Ok, diamo un'occhiata al nostro composto. Come vedete il nostro composto si è addensato e inizia a staccarsi dal fondo della pentola. Facciamo il test con il cucchiaio. Disegniamo una linea sul fondo della pentola e se la linea non viene coperta dal composto, come appare la mia adesso, allora significa che è pronto. Guardate qui la consistenza. Ora prendiamo un piatto e aggiungiamo un leggero strato di burro. Dopodiché trasferiamo il composto ancora caldo nel piatto. Appiattiamolo bene e copriamolo con la pellicola trasparente e riponiamolo in frigo per almeno un'ora. Passata l'ora, ma anche 2-3 ore, togliamo la pellicola trasparente e iniziamo a formare i nostri tartufini. Per aiutarvi potete usare un coltello per disegnare una scacchiera sulla massa. Ok, iniziamo a formare dei pezzetti di circa 20 grammi. Io trovo che 20 grammi sia una buona misura, ma voi potete fare i vostri tartufini anche più grandi o più piccoli. Ora ungetevi le mani con del burro o dell'olio e formate delle palline in questo modo. So che alcuni di voi amano usare i guanti per operazioni tipo questa, ma purtroppo i guanti rendono questa operazione più difficile e quindi io non li uso. Le codette di cioccolato sono tradizionalmente utilizzate per rivestire brigadeiros, in questo modo. Semplici e molto belli. Ultimamente però sto vedendo sempre più spesso l'utilizzo della granella di pistacchio per ricoprire brigadeiros. Se siete degli amanti dei pistacchi, questa combinazione sarà sicuramente vincente. Ovviamente si possono usare anche altre codette, come sto facendo io qui con queste a tema San Valentino. I nostri brigadeiros sono pronti e vi assicuro che non sono solo belli ma anche buoni. Passiamo ai beijinhos, in italiano bacetti, che sono anche i miei preferiti perché io adoro il cocco. Di nuovo, la lista degli ingredienti è anche in descrizione. Questa volta in un pentolino, oltre a 400 g di latte condensato e 15 g di burro, aggiungeremo 60 g di cocco râpé e cuoceremo a fuoco lento mescolando in continuazione per evitare che il latte si bruci.
Noterete che il composto diventa prima molto liquido, ecco guardate qui quanto è liquido, e poi si addensa. Una cosa che ho dimenticato di dirvi è che entrambi Begigno e Brigadero vengono anche utilizzati come farcia per torte. Ecco guardate, dopo circa 15 minuti anche questo mix si è addensato e si stacca dal fondo e di nuovo, come vedete, posso tracciare una linea con il cucchiaio. Trasferisco il composto ancora caldo su un piatto che ho precedentemente imburrato e l'appiattisco per bene con il cucchiaio. Copro con della pellicola trasparente e faccio raffreddare in frigo per almeno un'ora. Poi divido la massa in porzioni da 20 grammi e dopo essermi unta le mani con dell'olio, ma voi potete usare anche il burro, formo delle palline. Quindi i passaggi sono: dividere la massa, ungersi le mani e formare le palline. È arrivato il momento di decorare i nostri begignos. Tradizionalmente si usa zucchero granulato o cocco râpé e io preferisco il cocco, che è infatti quello che sto usando oggi. Poi, seguendo la tradizione, aggiungo un chiodo di garofano, in questo modo. Visto che siamo a San Valentino, su alcuni begignos ho sostituito il chiodo di garofano con un cuoricino di zucchero. Ho ricoperto alcuni begignos con delle codette colorate. Ora vi mostro come preparare una variante dei begignos chiamata olio de sogra, tradotto in italiano occhio di suocera. Questa variante è molto semplice da preparare. Basta prendere delle prugne secche denocciolate e tagliarle a metà, in questo modo. Dopodiché, aiutandoci con le dita, si apre un po' ogni metà della prugna. A questo punto prendiamo la nostra pallina di begigno e prepariamo la nostra variante semplicemente adagiando una metà bella aperta come questa su uno dei lati della pallina. Arrotoliamola un altro po' tra le mani ed infine copriamola con lo zucchero semolato. E la nostra prima variante di begigno sull'olio de sogra è pronta. Una seconda variante è chiamata casagigno, che tradotto in italiano significa piccolo matrimonio, ed infatti questo dolcetto è formato dall'unione del begigno e del brigadero. Inizio con il preparare le palline di begigno e di brigadero, ma questa volta ogni pallina sarà solo di 10 grammi. Poi mi ungo un po' le mani e prendo una pallina di brigadero e una di begigno. Le unisco insieme e poi mi aiuto con le mani per dare una forma rotonda, in questo modo. Poi copro la pallina con lo zucchero semolato. Allora, vi piacciono questi dolcetti? Se sì, lasciatemi un like e non dimenticate di iscrivervi al mio canale. Ora passiamo al bicho gepè, che tradotto in italiano è insetto dei piedi, che è anche il nome di un insetto simile alle pulci che vive nelle zone paludose del Sud America. Beh, che dire, questo dolcetto ha decisamente un nome originale. La lista completa degli ingredienti è in descrizione. In questo caso nel pentolino ci andranno 15 g di burro, 400 g di latte condensato e 40 g di gelatina alla fragola o anche budino alla fragola o Nesquik alla fragola, insomma qualcosa aromatizzato alla fragola. Di nuovo facciamo addensare a fuoco lento e continuiamo a girare per evitare che il composto si bruci. Guardate qui che bel colore rosa acceso. Di nuovo il nostro composto prima diventerà molto liquido e poi inizierà ad addensarsi e a staccarsi dal fondo della pentola. Dopo circa 15 minuti, facendo il test con il cucchiaio, se disegno una linea potete vedere il fondo della pentola, che non verrà immediatamente coperto dal composto. Possiamo spegnere il fornello ed imburrare un piatto. Trasferiamo il composto ancora caldo all'interno del piatto, appiattiamolo bene con il cucchiaio, copriamolo con la pellicola trasparente e lasciamolo raffreddare in frigo per almeno un'ora. Io ho ripreso il composto dopo 3 ore. L'ho diviso in pezzetti da 20 grammi, mi sono spalmato un po' di olio sulle mani e ad ogni pezzetto ho dato la forma di una pallina, in questo modo. Poi ho passato ogni pallina nello zucchero semolato ed infine ho completato la decorazione con una perla di zucchero, un chiodo di garofano o un cuoricino.
Una cosa che mi ero quasi dimenticata di dirvi è che questi dolcetti possono essere conservati fuori dal frigo fino a 5 giorni. Se decidete di conservarli in frigo, ricordatevi che al freddo diventeranno piuttosto duri e quindi vi consiglio di cacciarli fuori dal frigo almeno 15 minuti prima di gustarli. Conoscete già questi dolcetti? E se sì, qual è il vostro gusto preferito? Grazie per aver guardato il mio video, spero che questa ricetta vi sia piaciuta. Lasciatemi un commento e fatemi sapere se siete interessati a conoscere ricette simili o altre ricette brasiliane. Se siete interessati a ricette italiane, invece visitate il mio canale in inglese, Linda's Italian Kitchen. Ci vediamo presto con un'altra ricetta dal mondo. Ciao e buona giornata!